Questa è la mia nuova sedia e questo è il posto che ci ospiterà per questa nuova serie sul canale, perché ho deciso che siccome YouTube mi porta via un sacco di tempo e siccome mi piace raccontare un sacco le cose e ho un pubblico che mi segue dietro la telecamera, ci sono degli avvenimenti molto simpatici che mi capitano tutti i giorni nella mia vita che sono abbastanza fantoziani e divertenti e quindi ho deciso di condividerli con voi. E in questo video andiamo a vedere che cosa è successo quando sono andato per l'ultima gara dell'IDM a Hockenheim, che si è rotta la Volvo con il carrello in autostrada. Partiamo da un presupposto fondamentale. Io c'ho una sfiga fuori da ogni logica del Signore. Eppure quello che io mi chiedo è che non sono una persona disorganizzata, sono anche molto ordinato, lo potete vedere qui. Oddio, Francesca forse non sarebbe d'accordo sui vestiti, va bene, però in generale è tutto sempre ordinato, tutto sempre organizzato, tutto sempre pianificato, nulla mai lasciato al caso, o poco. Eppure quando la sfiga vuole vederci, ci vede da Dio. Che cosa è successo? In questo posto sapete benissimo che è la sede barra studio di quello che è il mio piccolo team. Quindi in questo posto faccio le moto che servono a me per allenarmi e nel caso di questo video ho preparato l'RSV4 che conoscete benissimo e proprio sul ponte di Elevate abbiamo preparato la moto prima di andare alla gara di Hockenheim. Magari chi mi segue poco non ha ben presente come io stia correndo. Ho smesso di correre come tanti piloti per motivi economici, poi grazie a YouTube ho avuto la possibilità di fare tantissime belle cose. Infatti, adesso ho la giacca, ma qui sotto c'è la felpa che chi segue da un po' il canale dovrebbe aver ben chiaro di che cosa si tratta, visto che siamo andati in America a correre e ne siete stati partecipi anche voi perché mi avete supportato quando feci il crowdfunding, quindi grazie. Piccola divagazione, ma alla fine qua abbiamo preparato la moto per andare a correre. Torno a correre grazie a YouTube, ma ovviamente i soldi sono sempre quelli che sono, le situazioni sono difficili e il motorsport purtroppo è una delle cose più costose nel mondo e penso che seguite questo canale lo sapete benissimo. Piano piano nel tempo, grazie a una serie di situazioni, ho avuto la possibilità di guidare l'Aprilia RSV4 che Sergio mi gentilmente presta per allenarmi e per correre. Il concessionario Aprilia Firzigman ci dà una mano, alcuni sponsor di TO, Jet Prime hanno sostenuto il progetto, però comunque il budget che abbiamo tirato su per fare questa cosa ancora non basta. Quindi come funziona? Ci si fa la moto a casa, in questo posto sono venute persone, Nicolas che lavora al mondiale, mi ha montato l'acquisizione dati, alcune altre persone che ruotano intorno a me e a casa prepariamo la moto per andare a correre. Quindi è un qualcosa di abbastanza fatto in economia, non c'è un team per il quale corro, il team fa il lavoro, io preparo la mia valigetta, la mia bella tuta e vado a correre. Qua bisogna organizzare tutto, dai viaggi, gli spostamenti, il team, i meccanici, dove dormono i meccanici, dove mangiano i meccanici, la benzina, il trasporto, bla bla bla. E io sono una persona abbastanza ordinata. Piccolo spoiler, l'unico problema che ho è con le prenotazioni, che a volte prenoto delle cose tipo per l'anno prossimo oppure treni sbagliati, però vabbè, comunque in generale cerco di essere sempre abbastanza ordinato. Che cosa succede? Dobbiamo andare alla gara di Hockenheim, la moto pronta il giorno prima, pulita, le gomme pronte, i ricambi, cioè guardate tutto preciso, tutto sistemato e anche il viaggio perfetto, preparato gli orari, preparato le soste, il meccanico Fabio che viene da Genova, Andrea che è di Milano viene qua, ci troviamo tutti qua e in 4 partiamo sulla Volvo con il carrello carico. Ora voi direte anche lì, siamo in economia perché con una macchina dobbiamo tirare un carrello per andare a fare un campionato nazionale dove corri contro la gente con il bilico, quindi quello possiamo fare, insomma, quello c'è. Anche lì, nella gestione della macchina, la macchina sempre taglia andata, sempre gomme nuove, sempre tenuta molto bene, però comunque sicuramente questi 2 anni che l'ho avuta, soprattutto nell'ultimo, l'ho un po' sforzata col discorso del carrello, però comunque è una macchina da nemmeno 200.000 km, quindi insomma, è una Volvo, ok, non ne ha 50.000, non ne ha nemmeno 480.000, insomma, non ci si aspetta che succeda un problema così. Quindi, che cosa succede? Partiamo la mattina alle ore 5, perché dobbiamo essere a Hockenheim giovedì pomeriggio. E la cosa bella di questo campionato è che non è come il CIV che devi entrare mercoledì sera perché giri giovedì, venerdì, sabato, domenica, i piloti ora di domenica si sono anche rintronati. Come al mondiale.
venerdì, sabato, domenica, finito. Si entra giovedì pomeriggio, arrivederci. Quindi partenza giovedì mattina molto presto, ci sono 600 km da fare, che tra l'altro molte persone mi dicono: ah cavolo Edo, ma tu vai a correre in Germania, chissà quanto è lontano. Ragazzi, da dove abito io? A Milano, Hockenheim è più vicina di Vallelunga, per rendervi l'idea. Comunque, si entra il giovedì alle 2, quindi partiamo la mattina verso le ore 5 e il tempo dovrebbe bastarci, insomma non è una strada molto trafficata, si passa da Lugano, quindi si entra in Svizzera, poi si fa tutta la Bellinzona, l'Argovia, Basilea e poi si procede verso il nord direzione Francoforte. Fabio puntuale, Andrea puntuale, Francesca puntuale, io puntuale, tutto perfetto, partiamo alle 5 della mattina. Premessa, giorno prima, pulitore per gli iniettori, macchina lavata, pieno di gasolio, olio controllata, acqua controllato, tutto perfetto. Dobbiamo solo viaggiare e arrivare là. Dobbiamo solo sì, sembra facile. Partiamo e ovviamente tutti mi abbandonano perché a quell'ora ci sta che uno dorma e si faccia il sonnellino, quindi mi metto le cuffie, mi metto un podcast, guardo la bellezza delle montagne della Svizzera e piano piano, mentre il sole sorge, continuo a guidare. Non c'è nessuno in strada, velocità di crociera, tutto tranquillo. A un certo punto, mentre sto andando, vedo una spia rossa sul cruscotto, aguzzo lo sguardo ed è una spia di allarme rossa con scritto: temperatura, motore alta, arrestare immediatamente il veicolo. No, cazzo no. E vedo la lancetta così. Ma cioè è salita in un secondo perché l'avevo guardata 30 secondi. Era proprio quasi sul rosso. Ho detto, oh cavolo. Boom, accosto. Ci fermiamo, spegniamo la macchina, si svegliano tutti, apriamo il cofano. Allora, a parte il panico e le bestemmie, lì abbiamo capito che c'era un problema, perché l'acqua c'era, se non c'è più è perché c'è un problema. Soprattutto nelle auto sapete benissimo che c'è l'antigelo e non l'acqua, quindi l'antigelo è un po' oleoso e dal lato guida, lato destro della macchina e anche tutto il carrello era tutto sporco di liquido di raffreddamento, quindi la macchina ha perso il liquido di raffreddamento. Non so spiegarvi per quale motivo, non lo so, può essere stato un problema con la pompa dell'acqua, fatto sta che la macchina si surriscalda e molto probabilmente in questi casi è la guarnizione della testa o addirittura la testa. Non so se l'acqua ha causato questo o se la testa, cioè, non lo so proprio bene, anche perché c'è quello che puoi vedere lì, non è che puoi smontare la macchina a pezzi in mezzo all'autostrada svizzera. Vabbè, allora cosa facciamo? Aspettiamo che si raffreddi e non avevo acqua dietro, nessuno aveva l'acqua e quindi non si può riempire acqua, ce n'è pochissima e dobbiamo proseguire con quella che c'è. Lasciamo raffreddare la macchina, ripartiamo. Cosa può succedere? Non c'è nemmeno un cazzo di autogrill dove siamo in quel momento. L'unica acqua che avevo era 500 ml che avevo preparato per mettere le proteine, quindi era solo acqua con poi... Vabbè, prendo il sacchetto, ci butto dentro le proteine, finito. E buttiamo dentro quella e proseguiamo. Non c'è nessuna area di sosta. Cerchiamo su Google, niente. E io sono disperato, il tempo passa, noi dobbiamo arrivare a Hockenheim, è un casino. Mi accosto ancora in un'area di sosta. E non un'area di servizio, un'area di sosta, quelle tipo SOS. Ok, e dico, raga, siamo fritti, cosa facciamo? E Francesca, che di auto non sa niente, ma grande senso dell'osservazione, mi dice, amore, lì c'è un fiume. E io la guardo e le dico, cazzo, sei un genio. Perfetto, però l'unico contenitore che avevamo era una borraccia da 500 ml. Quindi che cosa abbiamo dovuto fare? O meglio, che cosa ho dovuto fare? Temperatura dell'aria 7 gradi, freddo della Madonna, vento congelato e un fiume al nostro lato. A dividere la zona dove stavamo noi, il fiume, c'è la rete dell'autostrada. Quindi che cosa fai alle ore 5:50 della mattina? Scavalchi con mezzo litro di borraccia vuota per andare a prendere l'acqua. E ho fatto questa operazione e l'ho ripetuta 7-8 volte passando la borraccia ai ragazzi che buttavano l'acqua nella macchina e di litri ne mancavano, ma ne mancavano. E nello scavalcare questa rete e nell'arrivare al fiume ci saranno 30-40 metri di sassi, erba. Io ho tutti e due i legamenti crociati rotti, metto male un ginocchio, clic clac, ginocchio, così. 5:50 di mattina, motore dell'auto probabilmente rotto, un ginocchio gonfio, un freddo della Madonna, non sai se arriverai alla gara. Grande problema. Riempiamo fin dove si può, nel frattempo la macchina si raffredda e proseguiamo. Arriviamo a Airolo, ultima
area di servizio prima del tunnel del San Gottardo, quindi capite le palpitazioni del mio cuore ad avere 3 persone a bordo, il carrello dietro, un'automobile che non sai quanti chilometri farà e devi arrivare in tempo alla gara perché comunque domani, quindi venerdì, ci sono le prove libere, cioè bisogna arrivare in qualche maniera in sto posto. Ok, benissimo, ci fermiamo all'autogrill, controlliamo tutto, facciamo i livelli, si è mangiata un po' d'acqua. Come già detto, quando mangia acqua probabilmente c'è un problema alla testata, ormai lo sappiamo. La mia idea era cerchiamo di arrivare a Hockenheim, dopodiché sganciamo il carrello e poi la portiamo da un meccanico o comunque la mettiamo in un'area, poi la togliamo dalla strada, ad esempio nel paddock in un'area chiusa e troviamo una soluzione. La macchina sembra andare benissimo, la temperatura rimane stabile, affrontiamo il tunnel del San Gottardo e la macchina prosegue da Dio per 130 km. Dopo 130 km vedo che la lancetta della temperatura comincia di nuovo a risalire. Allora raga, fermiamoci, facciamola riposare un attimo, mettiamo ancora acqua e poi ripartiamo. Sembrava andare tutto benissimo. Bene, quindi acqua messa, tutto a posto, possiamo ripartire. Passano 60 km e la macchina comincia a risalire di temperatura. Ma la cosa peggiore è che contestualmente a questo il motore va in protezione, cosa che prima non aveva fatto. Quando i motori vanno in protezione, che cosa vuol dire? Tutti i sensori sentono che c'è qualcosa di strano che non funziona, tagliano la potenza per evitare eventuali danni. Il panico in questa situazione era, ragazzi, non grande, grandissimo. Sapevo che sarebbe durata poco, infatti la macchina ha cominciato a borbottare. A quel punto spento tutto, folle. Per fortuna ero nei pressi di un'uscita autostradale, precisamente l'uscita autostradale in Argovia, quindi Svizzera tedesca se non sbaglio, nella città di Oftringen. Quindi io prendo questo svincolo autostradale, esco dall'autostrada, mi mette su una superstrada, ok, quindi dall'uscita dell'autostrada all'inizio del paese ci sarà 700 metri, ok? Quindi c'è un'uscita che sale e entri in paese. Ecco, la macchina si è fermata proprio, cioè all'inizio della salita per entrare in paese. Quindi io ero ancora in superstrada, accostato sulla destra, in un punto del cazzo, in mezzo alle palle. Che cosa facciamo? Benissimo. Chiamiamo i soccorsi, la cosa più ovvia da fare, per forza devi chiamare i soccorsi. Chiamo la mia assicurazione, pronto, buonasera. Buonasera, sì, avrei bisogno di questa roba qua, sono in mezzo alla strada. E mi dicono, ma signor Mazzuoli, ma lei ha un solo soccorso stradale e ne ha già usufruito, perché? Perché quando sono andato a luglio a fare i corsi a Vallelunga, in quella Vallelunga maledetta che tutte le volte che ci vado succede un problema, ho forato, ho chiamato il carro attrezzi e quindi il mio unico bonus annuale me lo sono giocato. E gli dico, signori, ma come si fa? Noi non possiamo, deve chiamare un soccorso stradale. Perfetto, beh, è facilissimo, no? Tanto nel mondo tutti parleranno inglese. Ok, prendo il telefono, cerchiamo su Google, cerchiamo chi dobbiamo chiamare, non si capisce una sega e non è così facile, soprattutto perché in Svizzera, penso nella Svizzera tedesca, nessuno parla l'inglese. Cioè, sembra una roba folle, però nessuno parla l'inglese. Pronto? Hello, niente, ragazzi, cioè nessuno parla l'inglese. Quindi io sfido a capirvi con delle... Pure io di lingue ne parlo, italiano, inglese, spagnolo, tedesco capisco 3 parole, però non so spiegarmi in tedesco e quindi quello è un grande problema. Ok, chiamiamo il servizio, non parlano tedesco, chiamiamo vari concessionari, intorno a noi non hanno il servizio di recupero auto, che ovviamente parlavano in inglese. L'unica cosa che ci rimane da fare, alle nostre spalle, a 500 metri indietro, c'è una torretta di quelle SOS, quindi cammino piano piano con il giubbottino, ho messo il triangolo, bla bla bla, tutte le solite norme di sicurezza, con il mio bel giubbottino, un freddo della Madonna, cammino verso l'SOS. Che cosa succede? Buongiorno, suona il citofono, è un citofono, una specie di citofono, poi parte una chiamata e ti risponde un operatore. Mi risponde questo operatore e mi dice, no, io non parlo tedesco. Faccio, come? Anche lei? No, 999. Mi passano un operatore inglese, perfetto, benissimo. E immaginate la situazione, tu sei nel baracchino qua,
l'autostrada è qua, quindi le auto che passano, il rollio, i camion, un rumore della Madonna, e tu non è che hai le AirPods con cancellazione rumore, c'è questo specie di citofono che te devi ascoltare con sto svizzero che ti parla in un inglese un po' tedesco che non si capisce bene, e quello che ho capito mi dice: te non puoi fare niente, devi chiamare il numero del soccorso. Al che io gli dico: scusa, ma io il numero del soccorso svizzero l'ho appena chiamato, mi ha detto di chiamare te, e quindi si rimbalzano la colpa a vicenda. Praticamente mi dice: vabbè, però non ti puoi muovere da lì finché non arriva la polizia. E io ho detto: ma tu puoi far venire anche la NATO, le Nazioni Unite, ma io ho bisogno di soccorso, dobbiamo spostarci da lì. Lui mi dice: arriva la polizia, poi arriverà il soccorso. Non ho capito. Insomma, torno alla macchina, preso dall'incazzatura generale, ho detto: vabbè ragazzi, proviamo a vedere se la macchina funziona, almeno ci leviamo dal cazzo. Frizione. Alla fine, ragazzi, la macchina si è accesa. Probabilmente si è raffreddato il motore e un po' la macchina va. E faccio: dai, andiamo, facciamo la salita, ovviamente semaforo rosso. E cosa fai? Tieni accesa la macchina perché non teneva il minimo. Arriva il verde, usciamo e c'è subito una Lidl, e tu ovviamente cosa facciamo? Ci mettiamo nel parcheggio, stacco il carrello, parcheggio il carrello come se fosse una macchina parcheggiata, metto lì di fianco la macchina. Tempo 15 minuti, arriva la polizia, che la segnalazione l'avevano già fatta, italiani, il carrello, siamo noi, arrivano lì da noi. Buongiorno, mi chiedono i documenti, dico: cosa è successo? Guardi, si è rotto il motore, molto probabilmente la testa. In inglese, loro parlavano inglese, anche se non molto bene, e loro mi dicono: ma lei cosa ha intenzione di fare con la macchina? E gli ho detto: guardi, ho qualche amico che corre in auto, adesso la lascio qua, vado alla gara in qualche maniera e settimana prossima vengo a prenderla con un carrello auto. E lui mi dice: nine, non si può, perché lei non può lasciare la macchina qui e non può lasciare la macchina, multa, cioè mi ha detto che praticamente mi ha fatto capire che mi avrebbero fatto 1 milione di euro di multa se avessi lasciato la macchina lì. E quindi automaticamente ha chiamato lui il soccorso, e vi assicuro, noi siamo stati lì un'oretta a cercare di chiamare un soccorso, non è arrivato nessuno. Ha chiamato il soccorso lui, tempo 5 minuti, è arrivato questo carro attrezzi con questo contadino con i capelli bianchi lunghi che non parlava una parola di nulla, che mi ha caricato la macchina e ovviamente non voleva la carta, quindi mi ha accompagnato a prelevare, gli ho dovuto dare 200 euro in contanti per portare la macchina dove? A 5 km di distanza. Ma se gli altri sono a piedi, io come torno? Il soccorso stradale non è mica un taxi, questo con i 200 euro va al bar a divertirsi, non mi riporta sicuramente indietro. Per fortuna che avevo il monopattino, quindi avevo scaricato il monopattino dal carrello, me l'ero portato sul carro attrezzi, il soccorso stradale mi ha portato a un concessionario che è a 5 km da dove eravamo noi, e io ho fatto 5 km con il monopattino per tornare. Nel frattempo gli altri hanno pensato a studiare le varie soluzioni, e nel frattempo avevo già allertato Sergio, perché Sergio dovevamo correre insieme, e Sergio era già a Hockenheim con la sua auto e il suo carrello. Benissimo, quindi siamo in 4 nel parcheggio della Lidl, c'è un Kentucky Fried Chicken, ormai è ora di pranzo, e mentre mangiamo qualcosa facciamo andare le nostre menti per trovare una soluzione a questa disgrazia. Però la problematica è abbastanza grande, nel senso che noi abbiamo un carrello rimorchio carico con tutta l'attrezzatura, quindi flight case, cassettiere, motocicletta, di tutto e di più, e dobbiamo trovare un mezzo che possa rimorchiare il carrello, quindi questo mezzo deve avere il gancio traino e soprattutto deve essere per 4 persone, perché noi siamo in 4. Ok, perfetto, chiamiamo tutti i noleggi della zona, nessuno ha un gancio traino, e lì c'è un altro problema. Cosa faccio? Noleggio un furgone, scarico il carrello, carico tutto sul furgone e lascio lì il carrello? Ne trovi 2 di carrelli. Altra soluzione che mi era venuta in mente, ho detto cosa dobbiamo fare? Già Sergio mi presta la moto, devo chiamarlo e devo dirgli: ehi Sergio, perché non ti fai 250 km, vieni a prendermi a Oftringen, attacchiamo il carrello, ci carichi su tutti e ritorniamo a Hockenheim? Ecco, non me la sono sentita, non era la soluzione migliore, anche perché poi Sergio nel frattempo ha fatto altre operazioni lì, prendere il box, organizzare, e non poteva fare questa cosa qua. Però tramite tutto il giro degli amici tedeschi arriviamo alla persona che mi ha salvato questa cosa qui. Runny Racing, carrozzeria di Mellingen, vicino a Zurigo, perché dove abbiamo rotto noi è vicino a Zurigo, non è lontanissimo. Nicola mi dice: ehi Edo, lui è una carrozzeria, ha vari furgoni, gira anche lui in pista con le Ducati, e mi dice: Edo, io ho un furgone e ha anche il gancio traino, vienitelo a prendere. Cazzo, perfetto. Il furgone da 3.
siamo in 4. Benissimo, dobbiamo trovare un'altra soluzione. Quindi l'unica soluzione è che uno di noi prenda un bellissimo treno e vada là. La soluzione che abbiamo pensato è: Francesca prende il treno. Ho caricato Francesca sul monopattino siamo andati alla stazione di Oftringen, abbiamo preso 2 treni, io il treno per andare ad Aarau e poi a Mellingen a ritirare il furgone, 40 minuti di treno, 2 fermate. Lei invece ha preso il treno fino a Mannheim in Germania e Sergio è andato a recuperarla. Parentesi, pensate al danno economico: treni, furgone, benzine varie, disastro. È grave sta roba qua. Comunque va bene, non ci pensiamo troppo. Francesca prende il suo treno, treni svizzeri bellissimi, wifi, bla bla bla, sedili pulitissimi, eccetera, eccetera. Io prendo un regionale che sembrava il treno del re confronto ai nostri italiani. Arrivo ad Aarau, cambio, prendo il treno per Mellingen e la carrozzeria è molto vicino alla stazione. Prendo il furgone, salgo sul furgone, ritorno a 35 km indietro a Oftringen a prendere i ragazzi e attaccare il carrello. Una volta fatto questo, partiamo alla volta di Hockenheim. Ci sono ancora 3 ore di viaggio. Nel frattempo di tutto questo sono arrivato a prendere i ragazzi alle 5, noi a Hockenheim siamo arrivati alle 8:30. Per entrare alle gare tu non è che puoi arrivare buongiorno e entri, servono dei pass, servono degli accessi e anche lì sembra facile. Sei in Germania, non è ammesso il ritardo, perché noi italiani siamo sempre in ritardo. Al CIV arrivi, buongiorno. E quindi purtroppo arrivo e l'ufficio accrediti per prendere l'adesivo per il furgone chiuso. Per fortuna Sergio l'aveva già preso per me, quindi adesivo, ore 9:30 riusciamo a entrare in circuito e per fortuna che Sergio ci aveva preso una pizza, perché eravamo finiti, io soprattutto, anche psicologicamente. Adesso arriva il bello, perché noi dobbiamo fare il weekend di gara e oltre a tutte le preoccupazioni che una persona ha durante il weekend di gara, io ne ho qualcuna di più, perché oltre a fare il pilota devo pensare ai video, a editare, all'inquadratura, all'audio, a questo, a gestire il videomaker, ai meccanici, cosa facciamo, un design. Per questo che in uno dei prossimi video che farò vi spiego quali sono stati i problemi con l'RSV4 e per quale motivo non voglio più correre in questa maniera, ma tralasciamo il discorso. Adesso arriva il bello, perché arriviamo a fine weekend e l'avete già visto il video di Hockenheim, arriviamo a fine weekend e dobbiamo tornare a casa e siamo sempre in 4, cioè non è che si sono volatilizzate le persone, qui diciamo io, c'è Francesca, c'è Fabio e c'è Andrea, con un altro piccolo problema: a parte io che posso gestirmi il tempo come mi pare e anche Francesca abbastanza in maniera elastica, gli altri 2 lunedì mattina devono lavorare e quindi noi eravamo organizzati che domenica sera saremmo tornati. Ma se hai una macchina o comunque un mezzo di trasporto funzionante, per quello non c'è problema, te parti e vai. Anche se arrivi un po' tardi la notte, però comunque vai e arrivi. Se non hai i mezzi è un casino. Quindi siamo sempre in 4, il furgone è sempre da 3. Francesca prende un treno e il problema più grande è che uno dei 2 meccanici è di Genova, anche se e ha la macchina da me. Quindi anche se arriviamo, lui poi ha altre 2 ore di macchina per andare a Genova. Decidiamo che Fabio prende il treno con Francesca prima ancora della mia gara. Mannheim-Stuttgart, quindi Stoccarda, aereo fino a Milano-Linate, Milano-Linate, metro fino a casa macchina per tornare a Genova. Poi Francesca è a casa che ci aspetta perché ci deve venire a prendere. Ci deve venire a prendere dove? Che siamo rimasti solo io e Andrea. Dobbiamo restituire il furgone a noleggio che Nicola ci ha noleggiato. La carrozzeria è a Zurigo, tu lasci il furgone e poi sei a piedi. Nel frattempo il carrello non è che si volatilizza, lo ha portato a casa Sergio. C'è un piccolo problema di fondo, che noi dobbiamo restituire questo furgone. Hockenheim è qui, Mellingen è in Svizzera e ci sono 3 ore. Il problema è che da Zurigo non ci sono più treni che portano a Milano a quell'ora di domenica sera, quindi come possiamo tornare a casa? Aerei non ce ne sono, o forse se c'erano costavano una roba che era impensabile. Flixbus, idea, Flixbus, c'è il Flixbus, ma l'ultimo Flixbus ha un costo onesto, era il Flixbus che parte alle 10 dalla piazza della stazione di Zurigo. E noi come facciamo a essere a Zurigo alle 10 in stazione? Adesso cominciate a capire perché la mia vita è molto fantoziana. Io all'IDM ho corso la Pro Superstock 1000, ok? Che è l'ultima gara della giornata. Prima di questa gara c'è
la Super Sport 600, che è una categoria mega specialistica, i motori sono mega preparati. E cosa è successo? Si è rotto un motore, quindi olio in pista, bandiera rossa, devono pulire la pista e la nostra gara è ritardata. Cioè già siamo tirati con i tempi che noi dobbiamo cercare di arrivare a Zurigo, anzi al paese vicino, alle 9:30, e poi ci vuole un'altra mezz'ora, 40 minuti, che Nicola ci ha fatto il favore di accompagnarci dalla sua carrozzeria alla stazione centrale di Zurigo. Ok, perfetto, ritardano la gara, noi nel frattempo avevamo cominciato a preparare tutto in maniera da caricare in maniera veloce. Finisce la gara, di solito una persona, sai, al parco chiuso, stai lì, parli con i meccanici. No, non c'era tempo, ragazzi, la moto lasciata lì, siamo andati a caricare, quando l'hanno liberata siamo andati a prenderla, l'abbiamo caricata, Sergio si è portato via tutto, noi abbiamo fatto su le nostre cose, siamo partiti in furgone, io e Andrea, alla volta di Zurigo. Adesso Hockenheim-Mellingen sono circa 3 ore e mezza, partendo alle 6, noi alle 9:30 siamo puntualissimi là davanti, c'è un'altra mezz'ora che Nicola ci accompagnerà lì in stazione a Zurigo. Siamo belli tirati, insomma, però dai, se tutto va bene dobbiamo farcela. Entra in autostrada, il tempo di arrivo che dava Google Maps era giusto, come facciamo lo svincolo autostradale, sapete, l'orario diventa rosso e il tempo comincia a salire, zoomi e guardi che verso Karlsruhe, mi sembra si dica così, c'è una coda di tipo 1000 chilometri. Perfetto, siamo fregati, cosa facciamo? Andrea non può andare a lavorare domani, bisogna stare un'altra notte in giro a Zurigo, pagare ancora un altro hotel, cioè un casino della Madonna. Cosa facciamo? Google Maps mi dice: ehi, guarda che c'è una strada che è di fianco, da Hockenheim andando verso sud, verso la Svizzera, praticamente ci sono i confini dei due paesi, Germania e Francia, che vanno proprio di pari passo, e ci sono anche 2 autostrade che sono proprio parallele, una in Germania, una in Francia. Quindi che cosa abbiamo fatto? Destra, siamo entrati in Francia, autostrada francese, e poi alla fine si congiungono tutte e due a Basilea. Poi da Basilea fai la Svizzera fino ad arrivare a Zurigo. E noi con questo trucco abbiamo saltato tutta la coda, per fortuna. Abbiamo perso un po' di tempo, abbiamo recuperato un po' andando un pochino più forte, e ciliegina sulla torta, già sei di fretta, già sei stanco dalla gara, non avevamo niente da mangiare, niente da bere, una fame della Madonna, non ti puoi fermare perché non c'è tempo, e viene a piovere con un diluvio universale. Buio, diluvio, furgone non tuo, non è proprio la situazione migliore che tu possa affrontare. Insomma, siamo arrivati alla carrozzeria, abbiamo lasciato il furgone, Nicola ci ha caricato, ci ha portato direttamente in stazione a Zurigo, siamo riusciti a prendere il Flixbus e, come un disperato nel deserto, appena arrivi nella piazza centrale della stazione di Zurigo c'è un Despar. Non mi chiedete perché, ma il Despar mi sembra sia italiano, nel supermercato. E io l'ho guardato come l'oasi nel deserto, ho guardato Andrea e faccio: vai, adesso scendo e compro tutto. Il Flixbus partiva alle 10:10, sono le 9:53, abbiamo il tempo per comprare. Tempo di scendere dalla macchina, mi presento davanti al supermercato e la porta non si apre, chiuso. Guardo l'orario, chiusura ore 10. Guardo il telefono, 55. Guardo il tipo dentro e gli dico, e lui mi fa: E quindi niente bere, niente mangiare. Considerate che l'ultima volta che ci eravamo abbeverati e mangiato era a pranzo prima della gara. Io ovviamente dovevo fare la gara, non ho mangiato tanto, ho mangiato un po' di pasta in bianco e l'acqua, ed erano le 10 di sera, dopo aver fatto la gara, caricato, corso per 300 km in giro per l'Europa. Vabbè. Comunque, il Flixbus eravamo riusciti a prenderlo e ci siamo addormentati per arrivare a destinazione a Milano Lampugnano, dove Francesca è venuta a prenderci. Piccolo problema, Francesca parte per venire a prenderci all'orario stabilito e dichiarato da Flixbus, ma che cosa succede? Il Flixbus si ferma alla prima area appena entrati in Italia per fare gasolio, e in teoria io e tutti quelli che hanno la patente dei mezzi tipo camion eccetera eccetera sanno che ci sono dei regolamenti, e tu quando hai un mezzo pesante ti devi fermare nel posto per i mezzi pesanti, non puoi fermarti nel parcheggio delle auto. Il Flixbus cosa ha pensato genialmente di fare? Di fermarsi, magari anche per fare un favore ai passeggeri, di fermarsi davanti all'ingresso dell'autogrill. Comodissimo per noi, in realtà non è proprio una roba mega corretta da fare, anche se non c'è nessuno. E proprio in quel momento è passata la polizia, che si è fermata, ha fatto la multa al Flixbus, e nel fare la multa gli ha controllato tutti i documenti, e noi abbiamo aspettato un'altra bella mezz'ora, 40 minuti. Francesca era lì a Lampugnano che ci aspettava, e poi alla fine siamo riusciti ad arrivare
In tutto ciò, lunedì comincia un'altra menata, perché io ho la Volvo a Oftringen e in un concessionario che tra l'altro sono stati gentilissimi, hanno detto mettila lì, fai quello che vuoi, non mi interessa, non voglio nessun soldo, e quindi già quello è un grande risparmio. Il carrello è in Germania, grazie a Claudio Schorz, che suo fratello corre nei rally e ha un carrello per le auto, mi ha prestato furgone più carrello per andare a Oftringen, quindi ho ripercorso tutte le strade, e sono tutti i video che avete visto nei b-roll che sono passati prima nelle immagini in sovraimpressione, le ho fatte poi a posteriori, perché mentre avevamo il problema alle 5 della mattina il mio ultimo pensiero era ehi, facciamo il filmino, lì dovevamo salvarci la pelle. Sono stato a prendere la macchina, sono tornato indietro e adesso, prima della MotoGP, con il nuovo mezzo che è arrivato, che ancora non vi ho fatto vedere, sono passato da Sergio, ho ritirato il carrello e adesso abbiamo tutto a casa. Questa, signori, è stata una delle magiche avventure di Mazzuoli. Io spero che questo video vi sia piaciuto, soprattutto visto che questo contenuto non lo abbiamo mai fatto, non l'ho mai portato, non mi sono mai aperto così tanto, e spero di avervi fatto un po' sorridere e fatto passare qualche 20 minuti divertente. Fatemi sapere se vi piacciono questo tipo di contenuti, perché io di queste storie ne ho che voi non ne avete idea, e vi leggo tutti nei commenti. Ciao!